Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Ricapitoliamo la giornata di Serie A. Ieri non ci siamo sentiti, volevo farlo ieri il recap di questa quarta giornata di Serie A, però per non mancare di rispetto a Salernitana e Verona impegnate con Torino e Bologna ieri sera, mi sono detto ok, saltiamo una giornata e lo facciamo domani. Ed eccoci qui a ricapitolare la situazione di questa giornata, che per noi tifosi del Napoli è andata molto male, però devo dire che ho visto alcune delle partite e mi sono piaciute le squadre cosiddette piccole, e il mio modesto parere è che il livello tra la media e bassa classifica si sia alzato e non di poco. Tanto è vero che la classifica parla chiaro, ma la andiamo ad analizzare insieme e vediamo cosa è successo in questa giornata. Prima di cominciare ragazzi, se volete iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e andiamo ad immergerci in questa quarta giornata di Serie A terminata ieri sera con i posticipi del lunedì. 3-0 per il Torino in casa della Salernitana e 0-0 tra Verona e Bologna. Partiamo direttamente da queste due partite. Verona-Bologna, partita sul filo del rasoio, la potevano portare a casa ambedue le squadre. Occasioni ne ha avute il Verona, le occasioni le ha avute anche il Bologna, anche se nella totalità della partita, sarà un mio parere, fatemi sapere cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, il Verona avrebbe meritato un tantino più del Bologna. È un Verona pimpante, un Verona che gioca sempre in verticale, si trovano i calciatori tra le linee, triangolazioni, arriva al tiro in maniera molto organizzata. Mi aspettavo un Bologna, diciamo, diverso o forse più in dominio, ma il Verona di quest'anno romperà le scatole a un sacco di squadre, secondo me, per come gioca e per la mentalità che hanno acquisito i calciatori. Io mi aspettavo un Verona sulla falsa riga dell'anno scorso, salvatosi per il rotto della cuffia, ma non sarà così. Ho visto ovviamente Verona-Bologna per non controllare, ma guardare un attimo una settimana prima l'avversario, il futuro avversario del Napoli in Serie A. Non mi ha entusiasmato tantissimo il Bologna, ma visto il Napoli contro il Genoa, poi vedremo domani come andrà a finire in Champions League. Non è che dobbiamo aver paura di tutti gli avversari, ma non dobbiamo prendere assolutamente nessuna partita sotto gamba, tantomeno quella contro il Bologna. La Salernitana contro il Torino non mi è piaciuto affatto, soprattutto nella fase difensiva, ma non perché abbia preso 3 gol, è perché ne poteva prendere altri 3. Al di là che si è affacciata un pochino nell'area avversaria, ma il Torino comunque ha meritato la vittoria. Zapata che sta tornando in condizione e diventerà fondamentale per questo Torino, una punta di peso nella maniera più assoluta. Torino che ha strameritato la vittoria fuori casa poi a Salerno, campo nemmeno tanto facile, quindi applausi alla squadra di Juric per un 3-0 sonoro. Passiamo un attimo ai flop di questa giornata, perché tra queste due partite di flop ce ne sono ben pochi. I flop sono un Empoli che ha beccato 7 gol, i flop può essere un Napoli che ha fatto 2-2 per il rotto della cuffia a Genova, e poi non ce ne sono più perché un Milan, vogliamo mettere il Milan come flop, però era uno scontro diretto e ha affrontato un Inter che non si mantiene e non credo si manterrà per le prossime giornate. Sono in una condizione stratosferica, soprattutto mentale, e l'Inter appunto è diventata secondo me un tantino più forte dell'anno scorso, perché la quadra a centrocampo mi sembra molto più organizzata e ci sono molti meno palloni alti e lanci a cercare la punta così alla rinfusa. Comunque andiamo per gradi. 7-0 per la Roma contro l'Empoli. L'Empoli non è mai entrato in campo, perché se una squadra entra in campo e nel primo quarto d'ora c'è un'autorete, c'è un calcio di rigore procurato e prendi pure il terzo gol, vuol dire che non si è entrato in campo. Leggevo ieri forse un esonero dell'allenatore dell'Empoli, si stava ponderando una scelta del genere. Non ho visto se poi è stato esonerato ancora o è rimasto ancora lì sulla panchina. Comunque
è un Empoli non pervenuta, ecco, non pervenuta. Fiorentina-Atalanta. Allora, passiamo alle due partite più belle della giornata, al di là di Inter-Milan. Frosinone-Sassuolo, Fiorentina-Atalanta. Allora, Frosinone-Sassuolo, io ho visto la partita. Ambedue le squadre giocano molto bene e sanno perfettamente ciò che devono fare. Poi il Sassuolo però ha una fase difensiva da riorganizzare, da mettere a punto, ditelo come volete, comunque prende delle imbarcate 90 minuti, il Sassuolo contro chi giochi, prende 5, 6, 7 imbarcate o lascia 6, 7 occasioni alla squadra avversaria che se ha un tantino di cinismo sotto porta e un po' di qualità in attacco non la vinci la partita, caro Dionisi, quindi la fase difensiva è da riorganizzare. Applausi al Frosinone, top di questa giornata perché 2-0 sotto e vinci la partita 4-2, sei una neopromossa. Applausi a Di Francesco che ha fatto 2 vittorie e un pareggio e ha perso solo la partita contro il Napoli e sul 2-1 contro il Napoli prende anche una traversa che forse è entrato dentro quel pallone. Forse parlavamo anche di un'altra partita contro il Napoli, ma per nostra fortuna è andato a finire sulla traversa quel pallone. Abbiamo portato i 3 punti a casa. Comunque un Frosinone che è organizzatissimo e ha tantissima voglia di restare in Serie A. Lo si vede e lo si è visto dalla prima giornata. Quindi è la sorpresa di questa quarta giornata. E applausi a Di Francesco a non finire perché l'avevano dato per bollito, l'avevano dato per un allenatore finito. Di Francesco ha un'idea di calcio molto chiara e se i giocatori seguono l'allenatore questi sono i risultati. Puoi ribaltare qualsiasi partita contro qualsiasi avversario. Mina vacante questo Frosinone in positivo. Fiorentina-Atalanta è stata una partita divertentissima da vedere, occasioni da una parte e dall'altra. Vantaggio l'Atalanta, pareggia la Fiorentina, gol di qua, gol di là, la porta a casa la squadra di Italiano. Diciamo che nella totalità della partita ha vinto chi ha voluto portare a casa questi 3 punti più dell'altro, perché comunque le occasioni ci sono state sia per l'Atalanta e sia per la Viola per fare anche il quarto gol, cioè un gol mangiato sul 2-2 se non erro, se non ricordo male, di Gonzales, un'imbucata in area di rigore sul lato destro, tu per tu col portiere la butta al lato, cose che non ci si aspetta da Nico Gonzales. Comunque la Fiorentina riesce a portare a casa i 3 punti in uno scontro che possiamo dire scontro diretto. Grandissima partita. Cagliari Udinese, anche se è finita 0-0, ho visto la partita e comunque le occasioni ci sono state di partite diciamo soporifere, non ce ne sono state in questa giornata nella maniera più assoluta. Forse Genoa-Napoli, però non è stata soporifera perché non ci si aspettava il Genoa 2-0 sopra e poi c'è stato l'arrembaggio del Napoli che quasi quasi riusciva a segnare anche il terzo gol, ma non è stato possibile e non era nemmeno, secondo me, non era nemmeno educato, ecco, nei confronti di un Genoa che comunque ha messo la squadra in campo come si deve contro il Napoli, arginandolo completamente e riuscendo a prendere questo punto, ma sono 2 punti secondo me persi per il Genoa per come si era messa la partita. L'Inter l'abbiamo detto già, è un Inter che non ha punti deboli, ho fatto il video anche post partita, non riesco a trovare al momento un punto debole alla squadra nerazzurra per tasso tecnico, per gioco e per condizione fisica. Vedremo poi nel proseguo del campionato chi cala, chi non cala, ma l'Inter al momento è la squadra da battere. Bene la Juve contro una Lazio che credevo potesse far risultato a Torino, ma mi sbagliavo. Completamente sbagliata la partita con una fase difensiva horror
quella della squadra di Sarri, vuoi per gli elementi, vuoi per l'inizio stagione. Sarri non è mai stato quell'allenatore da partenze bomba, ma nelle prime 3-4 partite comunque qualcosa la perde sempre, ritmo e schemi da incamerare ancora per i nuovi, perché comunque hai fatto mercato. 3-1, la Juve ha meritato assolutamente il 3-1 con un Vlahovic ritrovato prima punta, 2 gol, uno più bello dell'altro. Le abbiamo analizzate tutte, a parte Monza Lecce, che non ho visto. Non ho visto Monza Lecce, ma mi hanno parlato discutendo in chat di gruppo e leggendo ovviamente nel post partita, di un Monza che caratterialmente non muore mai, di un Lecce che è la sorpresa di questo campionato insieme al Frosinone, perché sono comunque lì su a livello di classifica ed hanno fatto anche punti in scontri dove la sconfitta era telefonata. Invece Lecce e Frosinone hanno dato filo da torcere nelle prime 4 giornate. Abbiamo analizzato tutte le partite, diamo uno sguardo solo alla classifica e concludiamo. 12 l'Inter, 10 la Juve, 9 il Milan, Lecce a 8 quarto, a 7 punti ci sono 5 squadre: Napoli, Frosinone, Torino, Fiorentina e Verona, l'Atalanta a 6, il Bologna a 5, 4 la Roma, il Genoa e il Monza, 3 Lazio, Udinese e Sassuolo, Cagliari, Salernitana a 2 e l'Empoli, fanalino di coda con 0 punti. Ma l'Empoli se non si dà una mossa, questi sono punti pesantissimi, è vero, sei solo a 3 punti dal 17° posto, però non ho visto l'Empoli, ecco, quindi l'Empoli dobbiamo ancora vederla per poterla giudicare a livello tecnico, perché nelle prime 4 giornate non si è visto praticamente niente, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, cosa ne pensate. Una classifica che tutto sommato può anche piacermi, al di là del Napoli che a 7 punti, abbiamo già 5 punti di distacco dall'Inter, però non facciamo ulteriori drammi, perché a me la partita di Genova ancora non è passata, sono sincero, non lo so nemmeno se e quando metabolizzo questa cosa. Ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere, ciao.